Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia di aprile 2026, ragazzi, c'è la morte. Quindi è un periodo di rigenerazione, può essere che ci sia come un taglio magari con il vecchio lavoro per qualcun altro potrebbe essere con la vecchia situazione e di solito quando c'è la morte c'è anche un momento di rigenerazione. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo intanto che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Ok, partiamo con un asso di pentacoli e un 8 di bastoni. Abbiamo un 8 di coppe, un 2 di pentacoli, 3 di coppe, 2 di coppe e 4 di spade. Bene ragazzi, tenete presente che ho già pubblicato la ruota del destino di aprile, anche lì tratto il lavoro e l'economia. Vi invito a guardare anche quel video e a incastrarlo con questa lettura. Partiamo da questo asso di pentacoli, sembra quasi che ci sia un inizio che non è un inizio, un non inizio che è un inizio. C'è qualcosa come che deve partire, ma può essere che all'inizio di aprile non ci sia ancora effettivamente quella chiamata, quella decisione che vi faccia andare verso questo qualche cosa di nuovo che può iniziare. Sembra che sia nell'aria e che non si concretizzi. Qualcuno potrebbe anche doversi spostare. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Sacerdotessa e stella. Sento come se l'energia fosse un po' a singhiozzo. Cioè, sembra che le cose vadano e poi si bloccano, poi sembra che di nuovo ripartano e poi si bloccano. C'è qualche tipo di obiettivo qui con la stella, potrebbe essere anche un sogno, una qualche idea anche che magari arriva o che state cercando di manifestare, ma con questo asso di pentacoli al contrario è come se ci fosse qualche cosa che manca, come se non ci fosse linearità. Andiamo a vedere l'otto di coppe. 6 di pentacoli e imperatore. Sì, sento che è come se aveste bisogno di trovare un equilibrio più concreto, anche perché giustamente qua si parte da un 2 di pentacoli che è un giocoliere fondamentalmente che cerca di rimanere in equilibrio, qui fa vedere che è su una panca tipo. E il 6 di pentacoli è una carta invece di forte equilibrio ed è quello che state cercando e può essere proprio un equilibrio sia a livello economico, anche se siete autonomi per esempio, no? Magari vi siete focalizzati o volete focalizzarvi su un genere di clientela che vi possa comprare nel lungo periodo o cose per lo stile. È come se aveste bisogno di rendere più concreto qualche cosa all'interno della vostra situazione monetaria, materiale o lavorativa. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Cinque di spade e fante di pentacoli. Io credo che questo nuovo inizio sia un po' bloccato
perché potreste aver bisogno di investire e magari non avere le risorse necessarie e quindi essere come un po' in dubbio, cercare magari di vedere se potete fare le cose in modo più economico o magari se trovate degli sponsor o magari se riuscite ad avere dei finanziamenti. Cioè, l'idea è che la parte monetaria sia una cosa, diciamo, indispensabile in questo momento per concretizzare il vostro progetto, che è quello di avere uno zoccolo duro, uno, uno zoccolo più duro di clienti, cioè farvi il vostro pacchetto di fedeli, diciamo, o se per esempio foste dipendenti, sapere che un minimo arriva, quindi magari invece che un part-time o un lavoro saltuario potreste voler qualche cosa di più stabile. Andiamo a vedere tre di coppe. 5 di bastoni e sole. Allora, secondo me potrebbe esserci qualche tema con qualche amico, con qualche amica, con qualche conoscente, collaboratore o anche parente laterale che si potrebbe sviluppare. La sensazione è quella che, diciamo, vi verrebbe bene frequentare le persone che hanno già, diciamo così, fatto il vostro percorso o comunque hanno già masticato eh, quello che è parte di questo vostro nuovo inizio, quindi possono darvi dei consigli, possono illuminarvi su cose che magari in questo momento non vi sono tanto chiare, perché qui comunque c'è un 5 di spade, quindi c'è una sorta di confusione mentale. Vi dico, guardando queste carte, sento che si tratta un po' di ritrovare anche il bambino interiore, di ritrovare la parte ludica, la parte divertente di quello che state facendo. È un po' come ritornare alle origini, sento. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Abbiamo una regina di pentacoli e un 2 di bastoni. Può essere che con questo 2 di coppe effettivamente ci siano come dei nuovi accordi, delle nuove associazioni. Andiamo a vedere il 4 di spade. Mondo. Sì, è come se l'apertura verso qualche cosa di nuovo, verso... Guardate, io da quando ho tirato giù questa carta che sento che qualcuno deve come organizzare una festa per una raccolta fondi, nel caso ci fossero come dei soldi che vi manchino per andare avanti con il vostro progetto, che è un po' quello che ho detto prima, qui ho proprio la sensazione che dobbiate organizzare le cose in grande, è proprio una raccolta fondi, una festa di beneficenza, un qualche cosa per lo stile, sento. Allora, abbiamo per i 4 di spade il mondo e un fante di spade. Sento che arriverete ad un compimento, ragazzi, ad una conclusione, c'è un qualche tipo di percorso. Secondo me si conclude in realtà quello che potrebbe essere il 4 di spade, quindi la guarigione, come ok, questo capitolo un po' altalenante, un po' titubante, dove non si capisce bene se si è sulla giusta strada o no, piuttosto che quale può essere la mossa vincente per ampliare la questione lavorativa piuttosto che economica. Insomma, aprile è un buonissimo mese per far sviluppare queste energie che vi porteranno a questo 2 di coppe, quindi a nuove alleanze, nuovi... Allora, i contratti, fatemi vedere un attimo. Potrebbero essere contratti a breve termine, secondo me, però qualche cosa arriva. Adesso andiamo a vedere settore per settore. Allora, se siete disoccupati, effettivamente, come vi ho detto, può nascere qualche cosa. Io non credo che sia uno di quei lavori a cui avete mandato il curriculum, sinceramente, perché vi vedo un po' troppo in attesa di quelle risposte. Però è anche vero che nel momento in cui voi vi muoverete, come vi posso dire? Ripensando un po' a tutto quello che sapete fare, non solo alla formazione del curriculum,
vi si apriranno come delle strade e anche voi, qui ho sentito catering e l'immagine che mi è arrivata è quella di un pergolato con delle piante e il tavolo apparecchiato sotto. Poi sapete che io quello che sento, vedo, dico, voi filtrate. Comunque, è un po' come vi dicevo prima il tornare alle origini, cercare probabilmente qualche tipo di lavoro più inerente alle vostre attitudini, più che solo alla vostra formazione o ai vostri studi. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, c'è come qualcosa che bolle in pentola qui. Sento che avete aspirazioni molto alte. Io credo che aprile potrebbe essere un buon mese per chiedere la promozione o comunque per iniziare a tastare un pochettino il terreno per vedere come sono le acque, diciamo così, no? Le collaborazioni potranno favorirvi, nel senso che partecipare a lavori di gruppo, aiutare qualche gruppo, sempre all'interno dell'azienda, può farvi spiccare un po' di più per il tipo di obiettivo che vi siete messi. Ehm, per le persone che invece sono autonome, allora io qui sento aria di nuove collaborazioni. Probabilmente siete un po' tentennanti, non so se è perché la persona con la quale c'è questa potenziale collaborazione è troppo giovane proprio a livello di età geografica o se sia giovane nel senso inesperta nel vostro settore specifico, però c'è come un andirivieni che non vi convince tanto. Qui si tratta di, mi viene da dire un po' provarci, buttarvi, cercare di... Ah, ecco, una cosa che mi dicono, fate amicizia con questa persona, cercate di capire com'è nella vita di tutti i giorni, perché comunque è facile che capiate anche lo spessore della persona. È un po' un consiglio, come studiare la persona che avete davanti, no? Capire come i suoi valori personali possono proiettarsi anche a livello lavorativo. Devo dire comunque che abbastanza per tutti il periodo è ricco di novità. Io credo che questa morte faccia riferimento a quando arriva al mondo, cioè è come se si chiudesse un vecchio capitolo lavorativo. C'è effettivamente dell'espansione, ma sento che avete come bisogno di passare attraverso queste associazioni, queste collaborazioni, e che vi dovete interfacciare con qualcun altro, con questo due di coppe. Se parliamo di progetti, sento che c'è bisogno come di regolarizzare o dare nuove regole o rivisitare qualche tipo di progetto o qualche parte inerente ad un determinato progetto, ma ho la sensazione che così come lo avete studiato, che non vi piaccia tanto, che non vi garbi tanto, che non vi vibri, come se aveste bisogno di qualche cosa in più. Se parliamo di soldi, ragazzi, mm, è un mese di passaggio a livello materiale, come se si passasse da una situazione ad un'altra. Ehm, sinceramente, quello che mi viene da dire è che siate molto oculati. mm, Perché ho l'idea che i flussi potrebbero essere intermittenti. Il discorso è se siete lavoratori dipendenti e avete la busta paga, però anche in quel caso potrebbero esserci come dei ritardi o c'è un qualche cosa che blocca il flusso monetario in entrata. La cosa buona è che quello in uscita di flusso monetario sarà gestibile, quindi sento che comunque non vi troverete in particolare difficoltà.
ce la farete abbastanza tranquillamente, amici dell'Aquario. Andiamo a vedere un koan. Vediamo che cosa vi vogliono dire. La mente è assolutamente pura solo quando è al di sopra della purezza e dell'impurità. Perché finché io so che una cosa può essere giusta, pura o impura, sbagliata, sono sempre nella dualità, o di qua o di là. E per essere al di sopra della dualità bisognerebbe guardare le cose dal loro punto di vista di insieme, che è un po' anche il significato della sacerdotessa. Con lo zen ogni giorno è un buon giorno, senza lo zen anche i bei giorni sono brutti. Lo zen è un po' la filosofia del vivere nel presente, perché chi vive troppo nel passato tende alla depressione e chi vive troppo nel futuro tende all'ansia. Quindi il modo migliore di vivere, siccome il passato è passato, in spagnolo dicono lo hecho está, cioè quello che è fatto è fatto. Però il futuro anche non è ancora concreto, non si sa effettivamente come vada e quindi la cosa migliore è vivere nel qui e ora, nel momento presente, ben radicati in quello che facciamo e godendoci anche le piccole cose. C'è un oracolo che ha una carta che si chiama latte e miele, che sono le piccole cose dolci della vita, del quotidiano. Partecipazione e silenzio. È come se aveste un mondo interno che non è solo vostro. Vi mancherebbe un 6 di spade. Questo è un 4 di bastoni, ma Osho lo vede un po' diversamente rispetto al significato tradizionale. E io ho la sensazione che vi vogliano dire che fate parte del tutto. Cioè, alla fine è nel silenzio, dentro, che troviamo le nostre risposte, in relazione anche agli altri. Allora, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Scopri Dio, la divinità, in tutte le cose. Rallenta il ritmo, osservalo tutto e a tutti attraverso... Scusate, Allora, rallenta il tuo ritmo, osservalo tutto e a tutte, attraverso del vetro di questo è sacro e mi sta parlando. Come cambia questo intorno, questo spazio? L'obiettivo, apprendere la pratica spirituale di vedere Dio in tutte le cose. Spero che abbiate capito, perché io sono rimasta un attimo lì quando l'ho tradotto. Va bene. Ragazzi, questo è quello che io avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale date like, mettete hype, iscrivetevi o condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, vi invito a scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E per chi volesse fare questo tipo di percorso in autonomia c'è la possibilità anche di abbonarsi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però è un po' più vasto come percorso di formazione perché tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione sia personale che professionale e che piano piano sto condensando e mettendo lì a disposizione per aiutare anche voi nel vostro percorso. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 e sono numerate, proprio perché essendo un percorso formativo ci sono come degli step da seguire. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!